Tutto quello che poteva andare male è andato male, eppure niente avrebbe potuto essere così perfetto come la vita di Elizabeth Ann Bailey. Nata a New York 2 anni prima della rivoluzione da una famiglia di tradizione episcopale, a 3 anni si trovò orfana di madre e poco più avanti fu rifiutata dalla seconda moglie del padre, che fu il primo professore di anatomia a Columbia College. A 19 anni Elizabeth trovò pace e un ottimo marito in William McGee Seton, commerciante newyorkese e tra le altre il primo a importare in America un violino Stradivari. I due ebbero 5 figli e grazie alla sua attività commerciale di import-export transatlantico vissero anni di vera felicità nella loro casa di New York, poco lontano da Wall Street. Finché non cambiò il vento e agli affari in declino si aggiunse anche la tubercolosi di lui. Ora, William aveva contatti commerciali con un mercante di Livorno, Filippo Filicchi, che gli offrì di ospitarlo in Toscana per migliorare le sue condizioni di salute. Elizabeth e William accettarono la proposta e si misero in viaggio per l'Italia nel 1803, ma una volta arrivati il suo amato William morì sulla nave durante la quarantena che era imposta nel porto prima di entrare in città. Ancora oggi William è sepolto al cimitero inglese di Livorno. Elizabeth quindi si trovò a Livorno da sola con Filicchi, che la accolse, la portò in visita al santuario mariano di Montenero e le parlò della sua fede cattolica. Elizabeth rimarrà in contatto epistolare con lui anche al suo ritorno in America, quando, tra lo sgomento e il rifiuto dei suoi vecchi amici, decise di entrare nella Chiesa cattolica. A causa delle resistenze anticattoliche e dei sospetti verso di lei anche in seno alla Chiesa, si trasferì con i figli da New York a Baltimora, dove si mise a disposizione del vescovo John Carroll, il primo vescovo degli Stati Uniti, e nel 1809 accettò un incarico di fondare una scuola alla periferia della diocesi, nel piccolo villaggio di Emmitsburg, oggi al confine tra Maryland e Pennsylvania. La scuola crebbe e ben presto da direttrice si trasformò in fondatrice, stabilendo il primo ordine religioso americano, le Sorelle della Carità di San Giuseppe. La vedova Seton era ora solo Madre Seton, fondatrice di un'istituzione educativa e religiosa che diventerà modello per tutta la Chiesa in America. Nel 1975, a 154 anni dalla sua morte, Paolo VI la nominerà santa in piazza San Pietro, la prima santa nata in America. Se andate oggi a Emmitsburg potete trovare ancora la scuola di Mother Seton e scoprire la sua storia straordinaria, la storia di una donna che ha attraversato tutte le sue sventure non come una condanna inappellabile, ma come parti di un cammino più grande e come suggerimento non solo a rialzarsi sempre, ma a mettersi sempre in cerca di una nuova strada, a crescere senza paura e a costruire valore continuamente, ovunque si è chiamati.